Se seguite questo canale, probabilmente state imparando l'italiano. Oltre a imparare a parlare e scrivere l'italiano, sicuramente vi interesseranno queste 10 curiosità sulla lingua italiana. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di oggi vi parlerò di 10 curiosità sulla lingua italiana. Partiamo dal numero 10. La parola America arriva dall'italiano. L'America, infatti, si chiama così per Amerigo Vespucci, un esploratore italiano del XV secolo che fu il primo a capire che l'America era un continente a sé e non parte dell'Asia. Nel 1501 Vespucci si rese conto di questo fatto, sconosciuto fino a quel momento, e chiamò questa terra Nuovo Mondo. In seguito il nome venne cambiato in America proprio in suo onore. Numero 9. La parola italiana più lunga contiene 30 lettere. Ora proverò a dirla. Psiconeuroendocrino immunologia. Wow! Ovviamente è un termine tecnico. Tra le parole di uso comune, invece, la più lunga è precipitevolissimevolmente. Ora faccio un attimo di pausa per respirare. Numero 8. Ci sono più di 700.000 americani che parlano italiano. A causa della grande immigrazione del XIX secolo dall'Italia agli Stati Uniti, l'italiano è da molto tempo una lingua diffusa in America e oggi circa 700.000 americani parlano italiano. La maggior parte di loro vive a New York e in New Jersey. Sei uno di loro? Fammelo sapere in un commento. Numero 7. Molte parole italiane sono usate in modo errato in inglese. Tutte le culture usano parole prese da altre lingue, ma alle volte queste parole assumono un significato diverso da quello originale. Per esempio, la parola panini, che in inglese indica un tipo di sandwich, in italiano è semplicemente il plurale di panino, che è la traduzione di sandwich. Se siete curiosi di sapere quali sono le altre parole italiane usate in inglese con un significato diverso dall'italiano, qui sopra e in descrizione trovate un video in cui ne parlo. Numero 6. L'alfabeto italiano ha solo 21 lettere. Storicamente, nell'alfabeto italiano non sono presenti le lettere J, K, W, X e Y, perché non sono in nessuna parola italiana, ma solo in parole che sono state successivamente importate in Italia o in alcune parole più antiche. Numero 5. L'italiano è diventato una lingua ufficiale nel 1861. Per secoli l'Italia è stata divisa in molti stati diversi, fino all'unità d'Italia nel 1861. In quell'anno venne deciso di rendere il dialetto toscano la lingua parlata su tutto il territorio nazionale. Prima di questo momento in Italia si parlavano decine di dialetti diversi, la maggior parte dei quali sono ancora utilizzati al giorno d'oggi, soprattutto dalle persone più anziane, ma non solo. Non preoccupatevi però, oggi praticamente tutti gli italiani parlano italiano. Quindi se andate in vacanza in Italia non dovrete preoccuparvi di imparare anche i dialetti per farvi capire. Numero 4. I dialetti italiani sono tanti e diversissimi tra loro. Come abbiamo detto nel punto precedente, il dialetto toscano è diventato la lingua parlata in tutta Italia. Ma nel resto d'Italia si parlano circa una trentina di dialetti diversi. Oltretutto, nonostante vengano chiamati dialetti, questa dicitura non è completamente corretta,
perché in realtà si tratta di vere e proprie lingue, spesso completamente diverse dall'italiano e incomprensibili al resto degli italiani. Numero 3. L'italiano è parlato da più di 85 milioni di persone nel mondo. Ovviamente l'italiano non può competere come numero di persone che lo parlano con lingue come l'inglese, il mandarino o lo spagnolo, ma nonostante questo è comunque una delle lingue più famose al mondo. Viene parlato da circa 65 milioni di persone in Europa ed è una delle lingue ufficiali di diversi paesi, tra cui la Svizzera, San Marino, Città del Vaticano e Istria. Curiosamente, l'italiano non è la lingua ufficiale d'Italia. Se volete sapere perché, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, ne parlerò in uno dei prossimi video. Numero 2. L'italiano è la lingua della musica classica. Se suonate uno strumento, sicuramente conoscete molte parole italiane senza neanche saperlo. Nella musica classica, infatti, si usano termini come soprano, tempo, crescendo, allegro e molte altre ancora. Tutte queste parole sono italiane e il loro uso a livello mondiale è dovuto principalmente al fatto che la notazione musicale italiana divenne popolare nel mondo durante il Rinascimento e il periodo barocco, diventando di fatto lo standard del settore. Numero 1. L'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo. Concludiamo questa lista con una notizia che farà sicuramente piacere a tutti voi che studiate l'italiano. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 da Ethnologue, l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, superata solo da inglese, spagnolo e cinese. Nel 2017 l'italiano contava più di 2 milioni di studenti sparsi in oltre 100 paesi diversi. Quante di queste informazioni conoscevate? Fatemelo sapere in un commento. E se conoscete qualche altro fatto interessante sull'italiano, scrivetemi anche quello. Vi invito anche a iscrivervi al canale Telegram, di cui trovate il link in descrizione, su cui trovate più di 250 persone che stanno imparando l'italiano e sono pronte a parlarlo con voi. E poi, non so se avete notato, ma sono di nuovo nella postazione standard alla mia scrivania, che era da un po' che non usavo per fare un video, con una novità. Guardate le luci con il tricolore lì dietro, Così, perché no? Noi siamo arrivati alla fine di questo video, ma voi sicuramente volete continuare a migliorare il vostro italiano. Quindi in questa playlist potete trovare molte informazioni utili al vostro percorso, mentre in quest'altra playlist ci sono diversi esercizi utilissimi per migliorare il vostro italiano. E se questo video vi è piaciuto, un clic sul tasto mi piace sarebbe tricolore. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!